Per l'innovazione di Enel l'iniziativa di Innoton è stata importantissima. Quello che abbiamo voluto fare è stato coinvolgere principalmente i giovani che sono parte attiva della società e vogliamo che diventino anche parte attiva delle nostre innovazioni. Si coniuga perfettamente con quello che è il nostro approccio open, quindi aperto ad ascoltare l'ecosistema esterno e a recepire quelli che sono tutti gli input che possono arrivare. L'iniziativa è stata per noi una grande opportunità per mettere in gioco i giovani, ascoltarli e soprattutto fargli conoscere quello che l'Enel è pronta a fare per un mondo sempre più innovativo e speriamo pieno di iniziative interessanti. Per realizzare un prototipo simile al nostro sono necessarie delle competenze meccaniche, elettriche, automatiche, principalmente di vari campi ingegneristici, ovviamente anche informatiche. Sicuramente un ruolo della robotica può essere quello di andare a diminuire il più possibile i possibili infortuni che possono avvenire durante l'ambito dei lavori. Inoltre possono andare a diminuire le tempistiche e le risorse umane necessarie che possono essere utilizzate in altri ambienti. L'aspetto più sfidante per portare a termine il nostro progetto è stato legato principalmente alla gestione dell'energia, alla gestione del rapporto peso-potenza e infine alla gestione della comunicazione tra i nostri 3 device. Il nostro prototipo è sviluppato principalmente in 2 macrostrutture. La base, che come potrete notare è un cingolato fatto per adattarsi a tutte le tipologie di terreni sul quale potrebbe andare ad operare. La seconda è un braccio robotico in questo momento non montato che verrà utilizzato per fare alcune ispezioni con una videocamera o fare dei piccoli interventi in loco se necessario. Le mie aspirazioni per il futuro sono molteplici, sicuramente vorrei continuare a lavorare in questo settore che mi appassiona e sicuramente vorrei continuare a lavorare nel campo della robotica. Un possibile sbocco futuro che mi sembra di vedere anche in questi giorni è quello dell'essere umano e dell'intelligenza artificiale che vanno a collaborare. Questo migliorerà ovviamente con il miglioramento dell'intelligenza artificiale nel tempo. Quello che stiamo vedendo in questi ultimi anni e per il futuro, quelli che sono i trend tecnologici anche di impatto sul settore delle rinnovabili, quindi parliamo di intelligenza artificiale, di automazione, di edge computing, di metaverso, di ChatGPT, sono tutte dei trend che oggi sono nelle mani principalmente dei giovani. Quindi i giovani secondo me possono dare un contributo fondamentale proprio perché queste nuove tecnologie possono impattare in tantissimi ambiti delle rinnovabili e migliorarci innovando sempre di più quelle che sono le nostre attività, dalla costruzione alla dismissione, quindi al fine vita degli impianti.